È il giorno del ritorno di Lukaku all'Inter e nel giorno del ritorno di Lukaku all'Inter torna a parlare anche l'agente di Lautaro Martinez che rilascia delle dichiarazioni molto importanti, mentre nel frattempo resta almeno per il momento in stand-by il nome di Paulo Dybala perché ora i riflettori sono tutti concentrati su Romelu Lukaku e sul ricongiungimento di una coppia con Lautaro Martinez, il ritorno della Lula in un Inter che è sicuramente diversa da quella in cui hanno vinto e hanno trascinato l'Inter allo scudetto della stagione 2020-2021, ma è un Inter che riparte con questa coppia con grandissime ambizioni e torna a sognare, perché questa è una delle coppie più prolifiche della storia interista a livello di gol segnati ed è stata anche una delle coppie al top a livello europeo, come vedremo tra pochissimo. E allora, nel giorno del ricongiungimento di questi due attaccanti e di Lukaku con l'Inter, ovviamente la domanda è d'obbligo, ovvero come giocheranno Lautaro Martinez e Lukaku insieme in questa nuova Inter di Simone Inzaghi. Ne stiamo già parlando proprio in questi minuti all'interno del club di Passione Inter, quindi vi ricordo sempre di fare un salto su passioneinter.club per entrare a far parte della nostra community. Io ho deciso però di cogliere quindi questo tema e di condividere poi con voi alcune mie riflessioni personali, ma sono curioso poi di leggere i vostri commenti per confrontarmi e vedere come la pensate anche voi della nostra community qui sui nostri canali. Andiamo con ordine però e partiamo, come dicevamo, come facciamo sempre, dalle notizie. Le notizie intanto sono, come detto, il ritorno di Lukaku che era atteso a Milano nella serata di martedì 28 giugno con Marotta, amministratore delegato dell'Inter, che aveva anche un po' depistato tutti con le sue dichiarazioni delle scorse ore. Invece Lukaku è sbarcato a Milano prestissimo mercoledì mattina, atteso da alcuni tifosi e diversi giornalisti. Poi i tifosi e i giornalisti sono aumentati nel corso della giornata durante tutto l'iter delle visite mediche, prima all'Humanitas, poi al CONI e quindi nel pomeriggio poi dove si attendono le firme sui contratti e gli annunci ufficiali nella sede dell'Inter, firme e annunci che nel momento in cui stiamo registrando non sono ancora arrivati, ma ormai siamo veramente a una questione di minuti e sarà a momenti per l'ufficialità del ritorno di Lukaku all'Inter. Nel frattempo, vi dicevo, ha parlato l'agente di Lautaro Martinez. Prima di leggervi le sue dichiarazioni, vi ricordo, se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi al nostro canale, cliccate sul tastino iscriviti subito, così non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti. Stiamo preparando dei contenuti che vi serviranno per la prossima stagione dell'Inter e non vi anticipo nulla, quindi mi raccomando iscrivetevi subito così non vi perdete nulla e non vi perdete neanche le nostre dirette ogni giorno alle 19:30 per confrontarci insieme a voi su tutti i temi caldi di casa Inter, come appunto questo della Lula e non solo. Vi dicevo però delle parole di Alejandro Camagno, agente di Lautaro Martinez, che è tornato a parlare, lo ha fatto questa volta alla Gazzetta dello Sport, dicendo testuali parole che vi leggo, così non sbaglio e non vi do dettagli errati. Eccoci. Lautaro e Lukaku sono legati e questo è evidente. Poi indossare questa maglia non è da tutti, dice appunto l'agente di Lautaro. È una cosa grande. Lautaro è felice a Milano, si sente protagonista e amato. E poi dovremo andare via per che cosa? Per dove? Siamo già al top. Questa dichiarazione molto importante con cui Camagno chiude nuovamente in maniera decisiva, forse alle voci, su un possibile addio dell'attaccante argentino e questo ci ricollegherà poi ad un discorso, ad una osservazione che farò alla fine di questo episodio. Chi rimane in attesa intanto, dicevamo, è Paulo Dybala, che ancora oggi deve definire il suo futuro. Su Dybala molti cominciano a vociferare già in queste ore di un possibile inserimento da parte del Milan, dell'Atletico Madrid o anche di altri club. Io continuo a credere che poi arriverà all'Inter, sappiamo bene però che prima bisogna sbloccare almeno un'uscita, ma forse anche due nell'attacco interista, quindi rimaniamo in attesa. Tra l'altro diciamo che si conferma ulteriormente quindi quello che vi dicevo qualche settimana fa, ovvero che la possibilità di vedere aprirsi uno spiraglio decisivo per il ritorno di Lukaku inevitabilmente aveva fatto diventare prioritaria la pista Lukaku rispetto a Dybala, di cui quindi torneremo a parlare a parte e vi approfondiremo, vi terremo aggiornati ovviamente nei prossimi giorni. In attesa poi di capire quindi se ci sarà anche l'argentino a rinforzare ulteriormente questo reparto offensivo dell'Inter, magari a comporre questo tridente che tutti quanti sognano, fortissimo, ma per me difficile da vedere tutti insieme almeno all'inizio del campionato. L'Inter intanto, dicevamo, ricompone una delle coppie gol più prolifiche della storia interista e anche una delle migliori coppie a livello internazionale. Vi do alcuni numeri perché i numeri parlano sempre chiaro secondo me. Intanto in 2 stagioni insieme all'Inter, Lukaku e Lautaro Martinez hanno giocato insieme 78 partite e hanno segnato la bellezza di 104 gol totali, 64 Lukaku e 40 Lautaro Martinez. Se ci limitiamo a ragionare sul campionato di Serie A,
sono 78 i gol, di cui 47 segnati da Lukaku e 31 da Lautaro Martinez. Nella stagione dello scudetto insieme hanno segnato 49 gol totali, di 30 Lukaku e 19 Lautaro Martinez, e sono diventati nei campionati, se consideriamo i top campionati europei, la terza coppia europea, alle spalle soltanto di Messi, Griezmann e Lewandowski, Müller, per farvi capire la dimensione appunto raggiunta da questi due attaccanti insieme nell'Inter di Conte ai tempi. Numeri molto importanti, quasi clamorosi potremmo dire, che però non sono troppo distanti, se leggiamo solo e soltanto i freddi numeri rispetto a quelli messi insieme dalla coppia Dzeko-Lautaro Martinez nella stagione che si è appena conclusa. Perché comunque Dzeko quest'anno ha disputato 49 presenze e ha segnato 17 gol totali, più fornendo 10 assist. Lautaro Martinez in 49 presenze ha segnato 25 gol e 4 assist, quindi 42 gol insieme è un bottino sicuramente molto molto importante. Però io, prendendomi anche qualche critica durante il corso della stagione, ho sempre detto che sì, facevano gol entrambi, ma non c'era secondo me un grande feeling di coppia tra questi due calciatori in campo, e vi do anche qui un paio di dati per sottolineare questa cosa, ovvero tra Lautaro e Dzeko quest'anno c'è stato un solo assist diretto da parte di uno nei confronti dell'altro, ovvero un assist di Edin Dzeko per Lautaro Martinez in Inter Salernitana 5-0, mentre in coppia Lautaro e Lukaku si sono scambiati di fatto 19 gol, perché Lukaku ha segnato 10 gol su assist di Lautaro Martinez e Lautaro Martinez ha segnato 9 gol su assist di Lukaku nella loro avventura insieme. Non bastasse questo dato, per chi ci segue su da YouTube vi mostro anche una grafica che cercherò di leggere al meglio anche per chi ci ascolta in podcast. Ho realizzato una grafica che vi condivido con le heatmap, ovvero le zone in cui i giocatori hanno maggiormente agito nella loro esperienza. In questo caso i dati sono riferiti al campionato di Serie A, quindi trovate sul lato sinistro Dzeko e Lautaro, la coppia Dzeko-Lautaro, sul lato destro la coppia Lukaku e Lautaro. Secondo me le heatmap, per chi le sta vedendo, sono già abbastanza chiare, nel senso che si nota subito come Dzeko in alto a sinistra e Lautaro in basso a sinistra sono finiti durante l'arco di questa stagione un po' spesso per pestarsi i piedi. Magari è stata anche una richiesta di Inzaghi, questo non lo so, di giocare più vicini e più centrali, però la sensazione era proprio quella di calciatori che non interagivano molto bene, non si cercavano tantissimo e spesso si pestavano i piedi. Mentre se guardiamo in alto a destra Lukaku ed in basso a destra Lautaro Martinez, la coppia è molto più complementare. Uno, Lukaku, che parte da destra, Lautaro invece che parte da sinistra e che poi converge verso il centro. Ovviamente dove è più rosso è dove i giocatori hanno giocato maggiormente, quindi guardate la tendenza delle zone rosse, e la tendenza di Lukaku e Lautaro Martinez è sicuramente più complementare rispetto a quella di Dzeko Lautaro, almeno dal mio punto di vista. Detto questo, andiamo verso le conclusioni di questo episodio con delle considerazioni. Che cosa dobbiamo aspettarci quindi da questa nuova Lula con Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter? Di sicuro ci sono già in partenza molte differenze rispetto all'Inter in cui hanno brillato insieme. Non c'è più Conte innanzitutto in panchina, questo inevitabilmente porta a delle variazioni. C'è un Inzaghi che ha portato una squadra con un baricentro più alto, che probabilmente svilupperà ancora di più il suo gioco per vie centrali, con tanti calciatori che sanno trattare bene il pallone dal punto di vista qualitativo. Sono cambiate le fonti di gioco, perché Çalhanoğlu fa sicuramente un grandissimo lavoro, forse però ha un po' meno la precisione nell'ultimo passaggio rispetto a quello che aveva Eriksen nel momento migliore della seconda parte di stagione dell'Inter, detto che comunque anche Eriksen di fatto ha giocato poco. Attenzione però in questo senso magari anche ad un Mkhitaryan, che avrà sicuramente un ruolo importante nelle rotazioni, e in questo rispetto a Çalhanoğlu può essere più pericoloso e più simile ad Eriksen nell'aspetto dell'ultimo passaggio. Soprattutto però devo dire sono cambiati gli esterni, perché la coppia di esterni della stagione dello scudetto era Perisic Hakimi, che sono molto diversi da Gosens e Dumfries, che sono i probabilissimi titolari della prossima stagione dell'Inter. Gosens e Dumfries che però allo stesso tempo secondo me sono forse anche più complementari tra loro due in quanto a gioco da quinto a quinto, ovvero con l'esterno che chiude sul secondo palo, un gioco che abbiamo visto spesso nell'Atalanta e che ha esaltato moltissimo Gosens e che può esaltare anche Dumfries secondo me. Comunque
Attenzione, ecco, sappiamo bene tra l'altro, che Dumfries andrà tenuto d'occhio sotto diversi aspetti, perché, io lo vedo personalmente anche un po' meno abile rispetto a quello che era Hakimi nell'andare a fare lo scambio nello stretto con Lukaku. E se vi ricordate nell'Inter di Conte, c'era questo triangolo Hakimi, Barella, Lukaku, che era un triangolo abbastanza costante nello scambio ed era una delle armi importanti di quell'Inter. Quindi in questa cosa Dumfries lo vedo un attimino più indietro, però sappiamo bene anche che Dumfries è un ragazzo, è un giocatore che lavora molto e che riesce anche a migliorarsi, quindi magari può crescere anche in questo e potremo rivedere anche quell'asse sulla destra. Comunque dicevo, ci sono di base delle differenze, ma ovviamente per sapere poi effettivamente come verrà impiegata la Lula da Inzaghi e come si integreranno lo capiremo solo dopo le prime settimane di lavoro e a stagione in corso. Ad oggi possiamo sicuramente affidarci solamente a quello che abbiamo visto in passato, possiamo affidarci a dei dati che abbiamo analizzato e poi farci sopra delle considerazioni e dare delle opinioni. Io voglio condividere quindi con voi 4 cose sulle quali sto riflettendo in questo momento in cui si ricongiunge questa coppia. La prima è che con Gosens, Dumfries e Lukaku l'Inter si sta attrezzando molto di più rispetto alla scorsa stagione con giocatori abili anche in campo aperto e quindi magari anche in contropiede ed erano e sono delle caratteristiche che ci sono secondo me molto molto mancate nella stagione che ci siamo appena messi alle spalle. La seconda considerazione, del ritorno di Lukaku secondo me beneficerà moltissimo anche Lautaro Martinez e per questo, come vi dicevo prima, mi aggancio alle sue dichiarazioni, la gente sta continuando a lanciare queste dichiarazioni così forti d'amore nei confronti dell'Inter e anche lo stesso Lautaro non prende per nulla in considerazione la possibilità di lasciare l'Inter. Sicuramente Lautaro Martinez sta bene a Milano e vuole restare al Milano, però io credo che il fatto di poter tornare a giocare con Lukaku, con cui si è trovato molto molto bene, ha tolto anche gli ultimissimi dubbi sulla possibile permanenza e sul possibile arrivo di un altro club interessato. Quindi Lautaro Martinez potrebbe fare ancora meglio, ma attenzione, terza considerazione che volevo fare, Lukaku secondo me sposta anche tantissimo in termini di gioco e Inzaghi, dicono diversi giornali, avrebbe promesso di voler mettere Lukaku nelle condizioni di andare a vincere la scarpa d'oro come miglior goleador d'Europa. Quindi questo secondo me la dice lunga anche sulle gerarchie dell'attacco e sul come sarà utilizzato l'attaccante belga. Per questo arriviamo infine alla quarta considerazione conclusiva, condividendovi anche per chi ci segue da YouTube una schermata che cercherò di rendere anche qui il più comprensibile possibile anche per chi ci ascolta in podcast, una schermata tattica per fare delle considerazioni, come vi dicevo in conclusione, perché dicevo, Simone Inzaghi sicuramente ha dato un'impronta diversa alla sua Inter e proseguirà sulla sua idea di calcio, sono assolutamente convinto di questo. Però per chi si chiede come farà Lukaku ad integrarsi nel gioco di Inzaghi, per me è un po' fuori strada. Intanto, se Immobile ha fatto così bene con Inzaghi, per me Lukaku può fare ancora meglio da questo punto di vista. Inoltre, io non credo che Inzaghi cercherà di stravolgere le caratteristiche di Lukaku, cercherà di reinventare Lukaku per farlo incastrare nel suo stile di gioco, ma viceversa credo ripartirà proprio dalle caratteristiche di Lukaku e della coppia con Lautaro Martinez per mettere questa coppia al centro del suo sviluppo di gioco, anche perché altrimenti rischierebbe di commettere quello che è stato un po' l'errore di Tuchel, l'allenatore del Chelsea, dove Lukaku è stato piazzato a fare la boa all'interno dell'area di rigore, ma ecco, il risultato è stato abbastanza scarso, ma di questo comunque ne abbiamo parlato in maniera più approfondita in un altro episodio che vi lascio nelle schede di YouTube e in descrizione per chi ci segue in podcast. Quindi con Lukaku sicuramente riuscirai a portar fuori un uomo diciamo dalla sua zona, un difensore avversario dalla zona difensiva, liberando degli spazi anche per gli inserimenti. In particolare allargheresti gli spazi per Lautaro Martinez che potrebbe agire in una maniera più libera come lui ama sicuramente fare, ma mi aspetto anche per esempio un Lukaku che potrebbe retrocedere a difendere il pallone, a fare sportellate in mezzo al campo, liberando gli inserimenti di Dumfries o magari anche di Gosens, che potrebbe essere cercato direttamente da Lukaku col mancino con l'apertura sulla sinistra, oppure può scaricare anche su Dumfries a destra liberandogli lo spazio, oppure anche con un passaggio intermedio da Çalhanoğlu che poi andrebbe su Gosens con questo movimento facendo sbilanciare la difesa. Questa è un'opzione ed è anche una trama che abbiamo visto spesso e che potremmo rivedere spesso. Oppure potrebbe esserci anche
una sponda su Barella, che poi abbiamo visto come lo stesso Barella, soprattutto con Conte, andasse molto spesso a cercare Lautaro Martinez con questo cross sul secondo palo e l'inserimento di Lautaro Martinez alle spalle del difensore. Anche questa era un'arma tattica che abbiamo visto molto spesso. Tante combinazioni in più che credo potranno soltanto aumentare le alternative di gioco a disposizione di mister Inzaghi, che a questo punto ha anche un'altra interessante alternativa nel momento in cui dovesse riuscire a sbloccare la partita, cioè nel momento in cui riesci ad andare in vantaggio ti puoi permettere con un Lukaku in più di andare ancora di più in verticale, che sappiamo benissimo essere una delle armi principali e più interessanti anche della sua Lazio, che in questo modo molto veloce, molto rapido ad andare sulle punte faceva malissimo ai suoi avversari. Con un Lukaku in più che mette maggiormente pressione e paura ai difensori avversari, ne potranno beneficiare anche i compagni di squadra da questo punto di vista. Quindi bentornato Big Rom Lukaku, innanzitutto sarà un'arma molto importante in questo campionato, ci aspettiamo tanto da lui, che deve dimostrare sul campo di essere quel Lukaku anche senza Antonio Conte. Per me l'entusiasmo dal punto di vista tecnico è giustificatissimo, perché l'Inter comunque ha fatto un grande colpo. Poi ovviamente, parola al campo, spetterà anche a lui riconquistarsi pienamente l'amore dei tifosi interisti, dopo che quello l'anno scorso purtroppo è stato un tradimento comprensibile dal punto di vista professionale, ma per come si è maturato ha fatto malissimo ovviamente ai tifosi dell'Inter. E quindi fatemi sapere se sono stato chiaro innanzitutto con le mie analisi, fatemi sapere che cosa ne pensate voi quindi di questo ritorno di Lukaku, della coppia con Lautaro Martinez, che cosa vi aspettate da questa coppia. E vi faccio una domanda: voglio sapere da voi quanti gol segnerà Lukaku in questa stagione. Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Prima di salutarvi vi lascio con un altro episodio assolutamente da non perdere. Vi lascio in descrizione, per chi ci sta seguendo in podcast, il link per recuperare il nostro contenuto, in cui ho fatto insieme alla redazione di Passione Inter una ricerca enorme per trovare il possibile sostituto di Milan Skriniar, cosa difficilissima, ma da una lista di 460 nomi abbiamo tirato fuori un nome che potrebbe essere il più interessante su cui puntare. Trovate il link in descrizione. Per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui e mi raccomando, cliccate qui e non perdetevi anche questo contenuto.